Siamo ufficialmente entrati nella Road to Stardom Deconversion, strada che ci porterà appunto dritti al pay-per-view del 22 giugno. In tale evento ci saranno tanti match importanti di cui parleremo giorno dopo giorno. Intanto quest'oggi ci soffermeremo sul match valido per i Goddess of Stardom Titles detenuti da Fukuoka Double Crazy, che dovranno difendere le loro preziose cinture contro Win Gory. Sfida dunque tutta in salsa stars con le 4 atlete che si conoscono benissimo proprio perché facenti parte della stessa stable. Sarà alquanto curioso quindi scoprire come approcceranno il match le 4 wrestlers, in modo da cercare di mettere in difficoltà le proprie avversarie che potrebbero rivelarsi ostiche da battere per entrambi i team, perché a conoscenza di ogni segreto legato al ring. Siccome Fukuoka Double Crazy e Win Gory si conoscono come le proprie tasche, sarà arduo per le campionesse, ma anche per le sfidanti ovviamente, poter pensare di sorprendere le nemiche con tattiche speciali e quant'altro, visto che molto probabilmente sanno già cosa aspettarsi. Ma facciamo un salto indietro di qualche settimana per capire meglio come si è arrivati a tale scontro. Azuki e Koguma sono riusciti a vincere i Goddess of Stardom Titles per la terza volta dopo aver sconfitto Crazy Star nello show del 5 maggio che andò in diretta da Fukuoka, città natale di Azuki e Koguma. Con questa vittoria Fukuoka Double Crazy entrò di diritto nella leggenda, sia perché ad oggi è l'unico team ad aver vinto per ben 3 volte i Goddess of Stardom Titles, un grande record e un grande riconoscimento per uno dei team più iconici della compagnia, nonché uno dei più amati nella storia della Stardom. Io sostengo da tempo che Fukuoka Double Crazy sia uno dei migliori tag team che io abbia mai visto, perché come ben sapete io seguo la Stardom dal 2020, quindi non ho avuto la fortuna di seguire in tempo reale team iconici come Thunder Rock, che detengono il record di maggior numero di difese, ben 11, e quindi capirete che il mio discorso va oltre questi team e si limita ad una pura esperienza personale acquisita in 4 anni di show. Ma in questi 4 anni di Stardom posso tranquillamente dire che il team composto da Azuki e Koguma è un team stellare. La loro coppia non ha eguali in Stardom, anche perché si basa sull'alchimia costruita da Azuki e Koguma grazie all'amicizia che lega queste due atlete ormai da tantissimi anni. Le due wrestlers si conoscono, che si capiscono alla perfezione e ogni mossa è coordinata alla follia e grazie a tutto ciò Fukuoka Double Crazy riesce ad essere letale sul ring, fornendo sempre prestazioni ottimali contro qualsiasi avversario. Azuki e Koguma riescono sempre a sopperire l'un l'altra alle proprie lacune e grazie a questa fiducia reciproca riescono ogni volta che salgono sul ring a regalare a noi spettatori degli spettacoli unici. In questi 4 anni passati come fan della Stardom mi permetto di dire che i migliori regni legati ai Goddess of Stardom Titles arrivano proprio da Fukuoka Double Crazy, che in tutte e 3 le occasioni hanno sempre saputo elevare i titoli ad un livello altissimo, portando l'attenzione dei fans su queste cinture rendendole importanti. Spesso e volentieri i Goddess of Stardom Titles sono stati snobbati in favore di cinture più prestigiosi quali la White Belt e la Red Belt, ma ogni volta che i Goddess of Stardom Titles finivano nelle mani di Fukuoka Double Crazy riuscivano immediatamente a tornare sulla bocca di tutti e a ritagliarsi spazi importanti nella programmazione della Stardom. Ma non solo, sì, perché dati alla mano ogni match di Fukuoka Double Crazy intento a difendere i Goddess of Stardom Titles sono sempre stati eccellenti, talvolta prendendosi lo scettro di miglior match della serata. Quindi non credo sia un'eresia affermare che Fukuoka Double Crazy è uno dei migliori team in circolazione, ma non soltanto della Stardom, ma del wrestling mondiale.
D'altra parte della barricata abbiamo però Wingori, che è forse il team che più si avvicina a Fukuoka Double Crazy per via dell'amicizia che lega Anan e Sayaida nella vita di tutti i giorni. Anche per loro due il discorso fatto poc'anzi per Fukuoka Double Crazy è pressoché identico. Sì, perché anche Wingori è legato da un'amicizia di lunga data tra Anan e Sayaida, amicizia che le porta ad avere un'alchimia quasi perfetta all'interno del ring. Grazie al loro rapporto, Wingori sono riusciti a conquistare New Blood Tag Team Titles a New Blood 11, evento che andò in onda il 28 settembre del 2023. Il loro regno è dunque arrivato a 260 giorni e può contare ben 3 difese all'attivo. Il loro prossimo ostacolo sarà rappresentato da Aya Sakura e Sayaka Kurara, che sfideranno Wingori a New Blood 13, show che andrà in onda gratuitamente sul canale YouTube della Stardom venerdì 21 giugno, esattamente 24 ore prima di Stardom The Conversion. Dunque per Wingori sarà un weekend molto impegnativo, proprio perché avranno l'opportunità di diventare addirittura double champ, ma potrebbero addirittura anche perdere tutto e restare con un pugno di mosche in mano. Il mio pronostico è che Wingori riuscirà a tenersi stretto i New Blood Tag Team Titles battendo Cosmic Angels in quel di New Blood 13. Per poi fallire l'assalto ai Goddess of Stardom Titles, che verranno difesi con successo da Fukuoka Double Crazy. Resterà solamente da capire chi si farà avanti in futuro per sfidare Azuki e Koguma, ma qualcosa mi dice che Shuri e Konami potrebbero presto mettere il mirino su quelle cinture. Sì, perché recentemente proprio Konami ha dichiarato che il suo obiettivo è quello di portare un po' d'oro nelle Gozai, che effettivamente sono rimaste sprovviste di titoli. Sì, perché attualmente nessun membro di Gozai detiene appunto una cintura, quindi Konami ha affermato che la sua stable ha bisogno di tornare a vestirsi con qualche pregiato all'oro e non sembra aver nascosto di aver puntato il dito contro i Goddess of Stardom Titles insieme a Shuri. Vedremo se sarà effettivamente così o se sarà qualche altro team a farsi avanti per affrontare Fukuoka Double Crazy. Fatto sta che il match di sabato 22 giugno tra Fukuoka Double Crazy e Wingori saprà di certo regalarci un bello spettacolo e saprà farci divertire qualunque sarà il risultato. Vi invito come sempre a lasciare il vostro pronostico qua sotto nei commenti. Ahimè, siamo arrivati anche oggi purtroppo al termine del video, ma prima di salutarvi vi invito cordialmente a lasciare un like al video, a condividerlo con quante più persone possibili e a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto. Inoltre qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto incentrato sul wrestling femminile mondiale. Sul sito web di Donne tra le corde potete trovare news, risultati dei vari show, rumors e quant'altro abbia da offrire il women's wrestling. Quindi se volete sempre rimanere aggiornati con tutto ciò che gira intorno alle vostre atlete preferite, beh, Donne tra le corde è ciò che fa per voi. Non mi resta dunque che salutarvi e darvi appuntamento ad un prossimo video. Grazie di cuore a tutti. See you next time. Bye bye!